Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere come faccio il vero impasto della pizza napoletana, semplice con pochi ingredienti, croccante, leggera e ad alta digeribilità, partendo dall'impasto fino ad arrivare al momento di gustarla nel piatto. Nel video di oggi vi mostrerò come si impasta, come e quando si dovranno fare le forme e come cuocerla in un forno elettrico professionale con la camera in cemento refrattario. Ma se mi seguite fino alla fine vi suggerirò il modo giusto per farla anche nel forno di casa. Ah, dimenticavo, io sono Gianluca Ruini, il vostro chef. Prepariamo tutti gli ingredienti. In video e in descrizione ve li elenco. Sciogliere il lievito nell'acqua fredda. Mescolare tutte le farine con il sale. Incorporare l'acqua con il lievito e, mescolando con le mani, fare sciogliere tutti i grumi senza però innervosire l'impasto. Questa ricetta, senza l'aggiunta di grassi, rende la pizza leggera e altamente digeribile, aiutata anche dalla particolarità di avere pochissimo lievito e una lunga maturazione. Una volta cotta, infatti, risulterà croccante anche da fredda. Una volta finito, lasciarlo nel contenitore, coprirlo e riporlo in frigo a riposare per una notte. Il giorno dopo, toglierlo dal frigo, versarlo nel piano di lavoro e iniziamo a allargarlo un po' alla volta. In gergo tecnico, laminazione, che serve a dare più forza alla massa, ovvero rafforza la maglia glutinica e rendere il composto più compatto. Sembra quasi una magia. Quando sarà tutto largo possiamo iniziare ad appallottolarlo, e cioè prendiamo i lembi esterni e li portiamo al centro. Fatto ciò, iniziamo la pirlatura. Praticamente andremo a creare tensione come vi sto mostrando in video. Questa operazione va fatta delicatamente. Riporlo nuovamente nella ciotola, coprire e lasciare riposare a temperatura ambiente. Dopo circa 10 minuti, ripetere l'operazione precedentemente descritta.
Lavorarlo fino alla rimozione completa di tutte le tasche d'aria che vi si sono formate. La superficie dovrà risultare bella liscia. Rimettere nella ciotola, coprire e riporre nuovamente in frigo. Può stare in frigo a maturare anche più giorni. L'unica avvertenza è di tirarlo fuori 5 ore prima di infornare la pizza. Cinque ore prima di infornare la pizza. Tiriamo fuori l'impasto dal frigo, posizioniamolo nel banco di lavoro. Dividiamolo e diamo forma a dei piccoli impasti di circa 290 grammi. Appoggiare il piccolo impasto nel verso del dorso sul banco, prendere un lembo e portarlo al centro. Ripetere fino a quando non si forma una palla. Renderla liscia e uniforme. Mettiamo tutte le palline in un contenitore infarinato e lasciamole lievitare. Chiudiamo con un coperchio. È arrivato il momento di stenderle. Ora ci sono due modi per farle, o la precottura o la cottura diretta. Quindi vediamo la precottura. Stenderle e precuocerle nel forno preriscaldato a 350 gradi per circa 3 minuti. Raffreddarle, poi all'occorrenza condirle e rigenerarle in forno sempre preriscaldato. Questa seconda operazione va fatta se utilizziamo il forno elettrico di casa e quindi bisogna fare la precottura e senza farle raffreddare, condirle e finirle di cuocere. Per fare questa operazione a casa vi consiglio di usare una padella in ghisa in quanto trasmette meglio il calore e soprattutto più uniformemente. Per la cottura diretta, stenderle, condirle a piacimento e cuocerle nel forno ben caldo a 350 gradi per circa 5-6 minuti.
A me personalmente piace la pizza semplice, la margherita. Buon appetito a tutti! Mi farebbe molto piacere sapere la vostra opinione su questa ricetta, come vi è venuta e come l'avete farcita. Quindi non mancate di scrivermelo nei commenti qui sotto. Se volete vedere nuovi video del genere, come sempre potete iscrivervi al canale e ovviamente un like non è mai disprezzato. Ci si vede la prossima settimana con un nuovo video, ma se non volete aspettare potete andare a guardare le altre mie precedenti pubblicazioni. E ora tanti saluti e baci, ricordandovi il mio motto: piatti chiari e amicizia lunga.